Get Back, i Beatles e del lavorare in gruppo. Il documentario sui Beatles è notevole, ma mi fermo alla fine della prima delle 3 parti e mi sta piacendo parecchio. Quello che più mi entusiasma è il lavoro in gruppo. Dinamiche che conosco e che pratichiamo con la banda Osiris da 40 anni e più. Riconosco i tempi morti e lenti del prima che qualcosa esploda. Riconosco l'essere in cerchio, suonare in cerchio è uno dei modi più belli, guardarsi negli occhi, spiare i gesti, intendersi prima che succeda qualcosa, un crescendo che arriva o uno sguardo d'intesa. In questo documentario trovo sincerità, lavoro duro, intenso e concentrato, un'artigianalità paziente. Qui si scopre e si svela poco per volta un pezzetto di una canzone, il nascere di una melodia o lo spazio di un'armonia. Quando i Beatles si sono riuniti in questo grandissimo studio vuoto, ma già pieno di calore, si erano dati 4 settimane per preparare il nuovo disco, con annesso concerto di presentazione, da effettuarsi in un luogo ancora non deciso. La sfida imperativa è usare i loro strumenti da soli, senza fronzoli, senza elettronica o senza sperimentazione sonora. La creatività in divenire è fatta di calma e di attese, di ascolto e di condivisione. Creare insieme aiuta a capire quasi subito se un'idea è buona, può avere un seguito, una storia, un'autonomia. Quando siete a provare insieme si crea una bolla e tutto implode, precipitate in un mondo a parte in cui siete immersi. È fantastico, si resta a bocca aperta a guardarlo da fuori. Questo è quello che ci dice sempre Caterina quando saliamo sul palco, anche soltanto durante il soundcheck, che è la cosa più semplice del mondo. Quanto vorrei questo potesse succedere a tutti quelli che fanno un lavoro di gruppo. Ed è quello che racconta questo documentario. 4 persone che in un salone enorme e vuoto non sanno di cosa riempirlo, ma a poco lo riempiono, in questo caso di canzoni memorabili. Anche se c'è qualcuno che guida in certi momenti, c'è un rispetto sacrale nel lasciarsi andare ad una corrente che sta nascendo, un'idea. È sempre fantastico vedere un'idea che si sviluppa da un nulla che c'era prima. E un secondo dopo è già qualcosa di concreto, di normale. Lavorare in gruppo è un segno di civiltà e di fiducia, perché l'idea di qualcuno dopo pochi minuti diventa di tutti e poco dopo è già un'altra cosa. Cresce e si trasforma. Uno aggiunge una cosa, l'altro tira da un'altra parte, insieme si scoprono novità, lati nascosti, si esplora e si porta in vita una nuova realtà, ma fatta di fantasia. Lavorare in gruppo è estrema fiducia, è rispetto. Anche se poi è sempre Paul nel film che fa un poco il primo della classe, è un poco palleggiare un'idea e metterci sempre qualcosa di personale e di unico, anche se si tratta di un pizzico, di qualcosa anche nel silenzio presente si contribuisce a far crescere il momento. E continuamente discutere, spiegare le proprie ragioni, e continuamente scegliere e condividere la scelta e portarla avanti perché si arricchisca. Provare e riprovare, cambiare, mettere a punto, continuamente regolare, come un meccanico con la sua moto, per portarla al massimo della sua espressione e potenza, ma senza urlare, senza boria, senza esagerazioni, come ormai siamo male abituati a vedere. Il superare limiti è la quotidianità messa in opera in tranquillità, senza urlare, senza continuamente dirlo o dichiararlo. La professionalità paziente, facciamo così, oppure senti, forse è meglio così, cambia un poco, è una solidarietà continua, un continuo aggiungere a piccoli passi. E ad un certo punto, improvvisamente, tutte le parole, i respiri, i tentativi, gli approcci si condensano e senti che qualcosa nasce e cresce. E la serenità con cui un piccolo nucleo si fa strada è sbalorditiva. E non è nient'altro che una conseguenza. Nel film si notano anche tantissimi di quei sorrisi, di un'intesa, di una sorpresa che corre di occhi in occhi.
e sbocciano degli entusiasmi indecenti per trovare un martello e un'incudine per essere suonato dal road manager con un gusto, lo stesso gusto e pienezza di un bambino che scopre per la prima volta la sua novità. Ed esce anche in maniera inequivocabile il gioco come primo e assoluto re di questo regno, una matrice continuamente messa all'opera e uno dei comandamenti principali. E c'è una sorta di gioia contagiosa, anche l'attesa di condividerla, gioia e condivisione. Così come anche si vedono le difficoltà, le tensioni, le rivalse, i momenti in cui niente funziona e scompare quella luce magica che fino ad un attimo prima viene conservata con fierezza, usando la stessa cura che si ha con la fiamma di un fuoco. La prima parte finisce con George che abbandona lo studio e se ne va, abbandona il gruppo, definitivamente. Tragedia. E quasi quasi nessuno dice niente. Va bene, è così. Sapete, il gruppo è un codice. Il gruppo deve sempre reagire ad una novità, ad una difficoltà. Questa conferma che è vivo. Un gruppo per progredire deve essere vivo, se no non si evolve, non va avanti. È come il genere umano. Insieme, anche con l'intuizione geniale di uno solo che viene subito proiettata nel gruppo e da lì inizia la sua evoluzione, il suo percorso, la sua strada. E poi subito dopo che tornano dal pranzo, la reazione degli altri che suonano nervosi per scaricare, esorcizzare, allontanare quel momento. E colpisce il loro essere smarriti come bambini. È una ferita che si infetta, dice qualcuno, e parte nel film Isn't a Pity di George Harrison. E finisce la puntata. Bellissimo. Ora vi suono e vi traduco il testo. Non è un peccato. Allora, non è una vergogna. Come ci spezziamo l'un l'altro i cuori e ci facciamo del male. Come ci prendiamo l'amore degli altri senza pensarci troppo e poi ci dimentichiamo di restituirlo. Non è un peccato. Per alcune cose ci vuole tempo, ma non so spiegarmi perché così tanta gente non riesca a capire che siamo tutti uguali. E per via di tutte quelle lacrime, i loro occhi non possono più sperare di vedere la bellezza che li circonda. Non è un peccato. Allora, non è un peccato. Questa è la bellezza del lavoro in gruppo e della condivisione. Questo era quello che ci tenevo a dirvi. È come dovrebbe essere una società, una cooperazione continua, un'espansione, senza mai sfruttamento e senza mai competizione. Se tutto questo vi è piaciuto, continuate a seguire i racconti che vi porto, i paesaggi in cui mi calo. Li trovate tutti quanti su robertocarlone.it. Se li guardate c'è anche una pagina che si chiama Contatti, vi potete iscrivere alla newsletter. Lì trovate anche quelle che sono tutte le anteprime delle mie novità e lì potrete partecipare a tutta una serie di avvenimenti che accadono in esclusiva. Quindi iscrivetevi.
Se ancora volete sapere qualcosa di più senza iscrivervi, andate su Telegram t.me/r.carlone, R con come una lettera sola, r.carlone, e lì trovate anche tantissime notizie in esclusiva, fotografie, pubblico video, potete vedere molte cose. E ancora per ultimo siete qui su YouTube e potete trovarmi sul canale bit.ly/Roberto Carlone YouTube. Se volete fare una cosa meravigliosa, vi iscrivete, così avete tutte le premiere, tutto quello che succede su YouTube. Va bene, questo era tutto quello che volevo dirvi, volevo ringraziarvi, volevo ringraziare i Beatles, volevo ringraziare questo bellissimo documentario che vi invito a guardare su Disney Plus, Disney+. Vi potete iscrivere per un mese, per esempio, e ve lo guardate. Ve lo raccomando tantissimo. Grazie ancora di essere stati qua. Alla prossima.